Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, il video di oggi è un approfondimento per quello che riguarda il lavoro e l'economia del video delle previsioni generali per il secondo semestre del 2023. Lo trovate già nelle playlist del canale ed è quello con la copertina azzurra per capirci. Lì ci sono le previsioni generali e oggi andremo ad approfondire il lavoro. Prima di iniziare vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E sotto, nella descrizione del video, trovate una guida che vi spiega come unire il significato di questi tre oroscopi. Trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi e ci sono anche altri link a video che potrebbero interessarvi. Ragazzi, partiamo con un cavaliere di bastoni al contrario, morte al contrario, mondo al contrario, 7 di coppe e 9 di bastoni al contrario. Devo dire che qui la forza la dovrete trovare proprio in quanto forza di volontà. Partiamo da questo cavaliere di bastoni al contrario, che a me ispira veramente poco movimento, come se ci fosse una sorta di anche quasi indecisione per certi versi, mentre con la morte al contrario è come se cioè, avete anche il mondo, sono due carte di chiusura cicli, di tagli, di compimento, di rigenerazione, di nuovi inizi. E qui ho come la sensazione che si tratti proprio di questo e di qualche cosa che avete difficoltà a fare, o perlomeno nella seconda parte del 2023 ci sarà come un tema principale da dover affrontare riguardo un cambio di abitudine, un cambio di residenza, qualche tipo di taglio che dovete fare magari a livello lavorativo, a livello di investimenti. Abbiamo poi anche questo 7 di coppe e il 9 di bastoni. Dunque, devo dire che idee ne avete tante, ragazzi, a livello di che cosa potreste fare, che novità poter apportare magari alla vostra azienda. È come se ci fosse questa forza propulsiva che vi dà tutte queste possibilità, ma dall'altro lato avete bisogno anche di abbattere le barriere, mi verrebbe da dire, di non mettere così tanti paletti, sia a livello di risultato, sia a livello di ipotesi, condizioni lavorative, sia a livello di percorso magari formativo barra lavorativo, dipende se è una nuova azienda, un nuovo tipo di lavoro o un nuovo tipo di, per esempio, prodotto o servizio all'interno dell'azienda che già conoscete. Ognuno di voi poi lo applica alla propria realtà. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni al contrario. Abbiamo un 8 di coppe e la carta dell'appeso. È come se vi dicessero nella seconda parte del 2023 di non fare movimenti troppo azzardati, più che tutto dovete cercare di vedere l'altro lato della medaglia. Quando c'è un 8 di coppe è perché c'è una sensazione di vuoto, di mancanza e l'appeso vi dà la possibilità di prendervi un periodo di fermo proprio, dove avete la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. È una carta di accettazione fondamentalmente, la carta dell'appeso, quindi è un po' come se lo stare fermi, il non agire, il non muovere niente nella seconda parte del 2023 rispetto a quello che avete già, vi desse la possibilità di capire da dove arriva la carenza. È un po' come, diciamo, rimanere in osservazione. Andiamo a vedere la morte. Forza nuovamente al contrario e 3 di pentacoli.
Ragazzi, io sento che qui avete bisogno di lasciare indietro certe idee, vedere le cose da un altro punto di vista per quello che riguarda possibili collaborazioni o collaboratori che già avete in essere o per esempio potrebbe essere l'idea che avete voi, se per esempio siete persone molto autonome, individualiste e pensate che il collaborare con altri possa rallentare la vostra scalata verso il successo, ecco, si tratta di rivedere quelle idee inerenti alle collaborazioni in generale. C'è qualcosa anche per quello che riguarda la vostra apertura di cuore qui, perché comunque la carta della forza fa riferimento alla generosità, all'apertura del cuore, alla dolcezza, anche un po' alla compassione. Andiamo a vedere il mondo. Ruota della fortuna, quindi cambi in vista, ragazzi. E 5 di bastoni. Come vi dicevo, tante idee, tante opinioni. Per qualcuno potrebbe essere anche delle discussioni, magari con il partner o con dei familiari anche per capire, cioè, giustamente anche con dei colleghi o dei soci per capire ehm, come gestire il denaro, le entrate, le uscite, come investire. Mi parlano di pubblicità, e magari per qualcuno potrebbe essere questa la fonte di discussione, diciamo, che ci fa vedere il 5 di bastoni. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli, scusate, di coppe. Ho visto i cerchi della ruota della fortuna. 8 di spade al contrario. E matto al contrario. Dunque, ho come l'idea che non vi fidiate della vostra percezione delle cose. È per quello che avete queste idee o certe idee inerenti alle collaborazioni, perché in realtà siete voi che non riuscite a capire, a discernere quando una cosa è valida oppure no. È come avere la mente un po' annebbiata, diciamo. Ma perché probabilmente siete stati abituati a vedere, a capire, interpretare, integrare le cose in un certo modo ed effettuare cambi o tagli non è mai semplice, bisogna ri- ehm, ritrovare l'equilibrio, diciamo, riequilibrarsi. Andiamo a vedere il 9 di bastoni al contrario. 3 di spade e 2 di bastoni. Io qui ho la sensazione che vi dicano di lasciarvi fluire, perché la sfiducia di cui ci parla questo matto al contrario, normalmente fa rimanere fermi, non vi fa fare movimenti, ok? Invece qui a un certo punto è un po' come se vi dicessero di non pensare troppo al futuro, di non pensare troppo a quello che avete perso, perché quando ci sono delle spade sono le ferite della mente, sono gli obiettivi che non vengono raggiunti e che creano delusione. E perché comunque avete veramente tante asticelle nei vostri obiettivi di vita, nel vostro tipo di lavoro. Dunque ragazzi, se siete già al lavoro e per esempio siete autonomi o comunque ci sono dei colleghi, io qui ho come la sensazione che dovranno esserci o ci saranno dei tagli per quello che riguarda dei modi di fare, dei modi di pensare, può essere, ripeto, per quello che riguarda le collaborazioni, può essere i collaboratori o i colleghi direttamente. Per qualcuno questa morte al contrario si tratta di rompere qualche tipo di accordo, qualche tipo di contratto.
Cosa succede? Avete bisogno di trovare la forza per farlo. È come se qui vi rendeste conto che vi mancasse qualche cosa, ma ad un certo punto dovete semplicemente fare una scelta e seguirla. Può essere che se vogliate lasciare, se volete lasciare il vostro lavoro, troverete il coraggio e anche le ragioni, mi viene da dire, nella seconda parte del 2023. Vi dico, poi avete un mondo e la carta della fortuna, quindi ci saranno delle sorprese, mi verrebbe da dire, dei cambi inaspettati. Normalmente quando ci sono queste due carte sono cambi veloci, repentini, sempre cioè che scombussolano, che portano scompiglio, però comunque sono sempre cambi per un futuro migliore, sono cambi in positivo. Se siete senza lavoro, qui è come se doveste ridimensionare un attimino la vostra idea di collaboratori o di lavoro. Per qualcuno mi parlano di faccia. Ehm, è come se vi dicessero abbiate la faccia tosta di andare a chiedere lavoro. Fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti, però ho come la sensazione che qui ci sia qualcuno che debba rivalutare magari un posto di lavoro passato, un'amicizia per farsi aiutare in questo momento di bisogno lavorativo. Però ecco, ad un certo punto è un po' come se vi dicessero di... Sì, di lasciarvi fluire, perché comunque qui le idee sono tante, però è come se non avesse ben chiaro come portarle a compimento. Vi piacerebbe fare tante cose, ma per adesso sono ancora pensieri in aria. Qui avete prima bisogno di riassestarvi nel cambio che si presenterà nella seconda parte del 2023. Per quello che riguarda l'economia, le finanze, vi devo dire ragazzi, potrebbe esserci un certo tipo di incremento. Sapete che le finanze non sono, sono legate al lavoro, ma non sono direttamente proporzionate alla quantità o alla qualità del lavoro. E vi dico che infatti le finanze, potrebbero migliorare. Per qualcuno si tratta di eredità, di premi. Ci potrebbe essere anche un pensionamento nella seconda parte del 2023. Dipende da quanti anni avete, chiaramente. Però ecco, è come se ci fosse una sorta di cambio, di compimento con queste tre carte, ok? Andiamo a vedere una fatina. Ok, tre fatine. Responsabilità, e qui si parla della responsabilità verso gli altri, ma io aggiungerei anche verso se stessi. Forza di volontà è quello che si fa perché si deve fare. Scelgo e devo rispettarmi e seguire le mie scelte. Autenticità, e qui fa vedere la fatina che si toglie la maschera. È un po' come scoprire dentro di voi da dove viene questo vuoto, vedere l'altra faccia della medaglia, essere onesti con se stessi. E anche un po' la sento collegata all'otto di spade al contrario. Ve la metto qui, va? E poi abbiamo questa carta che parla di dono e lo sento molto collegato alla ruota della fortuna, perché la ruota della fortuna sono quei doni inaspettati che arrivano, quei cambi fortunati, quella proposta inaspettata che arriva. E questa fatina ha le mani illuminate, quindi qui per qualcuno si può trattare di qualche lavoro con le mani. Può essere un lavoro artistico, un lavoro tipo di giardinaggio, piuttosto che un lavoro proprio terapeutico, perché qui ha le mani illuminate. I pranoterapeuti, i Reiki Master, i Reikisti, non mi piace chiamare così questa categoria, però va bene. Chi fa Reiki, chi dà Reiki, lo dà, lo fa attraverso le mani, ma anche per esempio quando io faccio Shatsu, comunque l'energia attraverso le mani passa. Qui nelle dita abbiamo proprio dei piccoli chakra, quindi anche lì l'energia attraverso il massaggio passa. Qualcuno qui ha un dono, arriverà un dono, diciamo,
che potrebbe essere un dono appunto di poter guarire. Non è detto che sia, potrebbe anche essere per esempio un dono come un nuovo hobby, un nuovo tema da cui siete attirati, come potrebbe essere per esempio le erbe medicinali e quindi iniziare a fare voi stessi degli oli essenziali piuttosto che delle creme, qualcosa che comunque si fa con le mani. Fatemi sapere quali sono le vostre attitudini con le mani, amici della Vergine. Andiamo a vedere ancora un koan di meditazione buddista. Fa che la sofferenza diventi una medicina. Questo è un po' il, come vi dico, il cammino del guerriero, no? Quando si sente parlare tanto in spiritualità, la notte buia dell'anima, il cammino del guerriero, ed è il cammino di colui che, diciamo, vive un trauma, vive un problema, impara a integrarlo, a superarlo e da lì parte la sua medicina, no? Il suo dono per curare gli altri. È una bellissima carta, ragazzi. Qualsiasi cosa stiate attraversando, vi dicono di fare della sofferenza un dono, fondamentalmente. È un po' come la carta del mago. È colui che trasforma l'energia pesante in energia preziosa. È l'alchimista. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi per il secondo semestre 2023. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Potete farmelo comunque sapere con un like, scrivetemi nei commenti come vi risuona, che a me piace sempre leggere i commenti. Potete anche iscrivervi o condividere. Se poi volete anche sostenere attivamente il canale, potete lasciare una donazione o abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due, quella più bassa è semplicemente un sostegno al canale, mentre quella più alta vi dà diritto a vedere i video di crescita personale e spirituale. Giusto per fare una precisazione, il percorso individuale che propongo è un percorso, diciamo, cucito su misura sulla persona e si basa sull'andare a togliere le credenze limitanti e a riprogrammare il subconscio. Ma quello che si fa in questo tipo di percorso è una parte di tutto quello che poi andrò a spiegare, che vado a spiegare man mano nei video di crescita spirituale. Detto questo, amici della Vergine, io vi auguro un secondo semestre splendido, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!